Una nuova esperienza di cammino in Spagna ci porta questa volta a percorrere la Via de la Plata, una lunga direttrice che da Siviglia, in Andalusia, ci condurrà verso nord, attraverso l'Estremadura e la Castiglia. Mérida, Cáceres e Salamanca sono le principali città toccate dall'itinerario. Successivamente, poco dopo la città di Zamora, si prosegue verso ovest, lungo il cosiddetto Cammino Sanabrese, che attraversa la Galizia e ci conduce infine alla meta, Santiago de Compostela. Accogliente, ariosa, piena di vita e umanità, ricca di edifici monumentali e di spazi verdi, Siviglia è il magnifico prologo al nostro viaggio. Costruita nel 1929, Plaza de España è lo spazio pubblico più noto e emblematico di Siviglia. La piazza è a forma semicircolare ed è orientata verso le sponde del Guadalquivir. L'elemento architettonico più caratteristico della piazza è costituito dalle 48 panchine totalmente rivestite da piastrelle dipinte a vivaci colori. Ognuna di esse è dedicata ad una provincia spagnola e riproduce un significativo evento storico che la rappresenta. Il Parco Maria Luisa, un grande e lussureggiante spazio verde che ospita innumerevoli specie arboree. Al suo interno è possibile anche ammirare specchi d'acqua artificiali, statue e fontane che fanno da decorazione all'intero congiunto architettonico. La cattedrale di Santa Maria, la più grande di Spagna, è anche una delle più grandi chiese gotiche del mondo. Un maestoso edificio a pianta quadrata edificato sopra l'antica moschea e adattato alla struttura preesistente. L'interno appare solenne e magniloquente, così come nella tradizione dei grandi centri monumentali di Spagna. La sua pala d'altare maggiore è la più grande della cristianità. Le vetrate colorate, un grandioso album di immagini che si apre nel 400 per giungere ai giorni nostri. La tomba di Cristoforo Colombo, le cui spoglie, dopo un lungo peregrinare, trovarono qui la loro sede definitiva. Il feretro è sostenuto dalla personificazione dei 4 regni di Spagna: Castiglia, León, Aragona e Navarra. Il richiamo all'epoca delle grandi esplorazioni marittime si ritrova anche all'interno dell'Archivo General de Indias, un edificio rinascimentale che conserva documenti, lettere, trattati e mappe inerenti alle colonizzazioni spagnole nelle Americhe. I Reales Alcazares furono edificati dai re cristiani sul precedente palazzo del X secolo. Oggi consistono in un insieme di edifici, torri, cortili e giardini che riflettono i gusti e le usanze di varie epoche. Il risultato è uno spazio composito in cui si riconoscono gli stili islamico, mudéjar, gotico, rinascimentale di gusto italiano e romantico. Partiamo presto, come d'altra parte faremo sempre nel corso del cammino. Nel mese di settembre in Andalusia il caldo si fa ancora sentire e conviene anticipare il più possibile la marcia per evitare le alte temperature. Arriviamo a Santi Ponce, dove sorgono le rovine di Italica, primo segnale che testimonia la presenza romana in questa parte della Spagna.
una presenza che, proseguendo nel nostro cammino, si farà ancora e sempre più evidente. Presso gli scavi archeologici si possono ancora distinguere diverse case e strade, un grande anfiteatro, le terme romane, sculture e mosaici, sebbene successivamente sia gli arabi sia i cristiani abbiano asportato molto materiale, utilizzandolo per erigere altri edifici a Siviglia. Italica fu fondata alla fine del III secolo a.C. e divenne un'importante colonia romana in Spagna, popolata da alcune fra le stirpi italiche più illustri. Fu città natale di ben due imperatori, Traiano e Adriano. Inizia qui il vero e proprio cammino che si inoltra nella campagna andalusa, in questo primo tratto praticamente priva di dislivelli. Si susseguono campi coltivati e giovani oliveti, ma anche ampi pascoli percorsi da greggi di ovini e mandrie di bovini. E si arriva a Ghiena, cittadina che di solito rappresenta il primo punto di sosta del cammino e dove capita di vedere rappresentate in un grande libro murale all'interno del locale ostello le testimonianze di chi ha voluto esternare le speranze, le aspettative e l'entusiasmo che questo lungo viaggio suscita e promette. Successivamente tra Ghiena e Castilblanco si inizia anche a salire con un dislivello di oltre 300 metri, che comunque non presenta difficoltà, poiché si sviluppa su un tratto molto lungo e quindi molto dolce. Accediamo alla via Pecuaria, l'antico percorso di transumanza. All'ingresso di Castilblanco de los Arroyos ci accoglie questa magnifica piramide con bassorilievi dedicati a Miguel de Cervantes. Fu realizzata per ricordare il soggiorno dello scrittore in questa città mentre era diretto in Estremadura per svolgere il suo lavoro di esattore di imposte reali. Percorriamo ora i sentieri che attraversano i querceti del Parco Naturale Sierra Norte. Tipica di quest'area è la produzione di sughero, un'operazione che consiste nella rimozione della corteccia dall'albero senza doverlo abbattere. Una quercia da sughero impiega circa 40 anni per produrre il sughero utile e viene privata della corteccia solo ogni 9 anni per consentirne la completa rigenerazione. Qui ci troviamo ai piedi del Cerro del Calvario, che è una salita piuttosto dura perché supera un dislivello di oltre 160 metri in 2 soli chilometri. Dalla cima però si gode di una bella vista panoramica. A nord la cittadina di Almadén de la Plata con le sue miniere. A sud un lembo di foresta mediterranea. Scendiamo e in breve arriviamo nel centro abitato. In primavera, durante la Settimana Santa, qui ha luogo una singolare ricorrenza popolare chiamata Festa dei Giuda. Inizialmente si approntano alcuni manichini con sembianze e dimensioni umane, che rappresentano appunto Giuda, l'apostolo traditore. Questi pupazzi vengono quindi giustiziati a colpi di fucile da un escopetero e successivamente fatti a pezzi dai bambini del paese.
Una festa dai risvolti piuttosto ruvidi, diciamo così, che però sembra diverta moltissimo i paesani. Più avanti, a El Real de la Jara, si può visitare la fortezza originaria del XIV secolo. Dalle mura si gode di una bella vista sulla cittadina e la campagna circostante. I pueblos blancos, ovvero i villaggi bianchi, sono i caratteristici centri abitati dell'Andalusia rurale. Il loro nome deriva ovviamente dal colore bianco dell'intonaco, un miscuglio di calce, acqua e sabbia, utilizzato per dipingere le facciate delle case. L'uniformità cromatica degli edifici è generalmente interrotta dall'ocra o dal rosso bruciato di contorni e rifiniture esterne. Subito dopo El Real de la Jara si lascia l'Andalusia e si entra nell'Estremadura. Gran parte del cammino sarà continuamente interrotto da questi cancelli, che andranno aperti e richiusi al passaggio, dal momento che spesso si attraversano grandi proprietà terriere, aziende agricole e pascoli. Servono ovviamente a consentire il transito dei pellegrini attraverso i campi recintati, evitando nel contempo che gli animali al pascolo possano allontanarsi. In alternativa ai cancelli, di tanto in tanto si incontrano anche queste piattaforme chiamate passaggi canadesi. In pratica assolvono il compito di lasciare libertà di passaggio agli umani, scoraggiando però gli animali ad avvicinarvisi, poiché per loro sarebbe molto difficoltoso camminare sulle sbarre. A Santiago 839. In questi territori sono presenti soprattutto allevamenti di suini. Questi sono i famosi maiali patanegra, più precisamente patanegra beiota, di razza iberica al 100%, che pascolano liberamente durante la loro crescita e si nutrono esclusivamente di ghiande. Ciò consente loro di accumulare molto grasso intramuscolare e di sviluppare carni particolarmente saporite. Il prosciutto è sicuramente l'emblema di Monesterio, cittadina al centro di questo particolare comprensorio agroalimentare. Vi si trova anche un museo del prosciutto che documenta la storia, il processo di allevamento e le proprietà organolettiche che rendono esclusivo e molto pregiato il prodotto locale. Il sud della Spagna fu negli anni 60 il set privilegiato di molti film western. Sergio Leone, ad esempio, realizzò qui alcuni dei suoi capolavori. In realtà non proprio in questa zona, ma molto più a sud-est, nella provincia di Almeria, più precisamente nel deserto di Tabernas, l'unico deserto considerato come tale in Europa. Non di meno anche i territori che stiamo attraversando, con i loro grandi spazi aperti, le praterie e le mandrie al pascolo, evocano in qualche modo le atmosfere del Far West. L'Estremadura è una regione poco popolata e i centri abitati sono spesso distanti fra loro. Le interminabili strade che percorriamo fendono il grande altipiano, dove talvolta l'impressione è quella di camminare su un tapis roulant che non ti porta da nessuna parte. In generale si può dire che questa parte di itinerario non presenti particolari difficoltà, sviluppandosi per lo più su ampie piste in terra battuta.
Tuttavia a volte accade che si crei qualche piccola difficoltà quando si incrocia un ruscello o uno specchio d'acqua stagnante. Anche se poi di solito il problema si risolve con un estemporaneo pediluvio e magari qualche risata. A Fuente de Cantos passiamo davanti alla casa natale di Francisco de Zurbarán, artista fra i maggiori esponenti della scuola pittorica sivigliana del XVII secolo. Attraverso territori pianeggianti coltivati prevalentemente a vigneto, si giunge quindi a Zafra, città dove si tiene annualmente una importante fiera internazionale del bestiame. I suoi abitanti hanno avuto un ruolo piuttosto importante nel corso della storia, perché molti di loro furono coloni partiti alla conquista del Nuovo Mondo. Questa è la Piazza Grande, allestita sul luogo in cui si trovavano un'antica chiesa e il cimitero verso la seconda metà del XVI secolo. Sulla vicina Piazza Piccola, i mercati settimanali si tengono dal 1380. Su una delle colonne della piazza, quella che la collega con la Piazza Grande, è scolpito un metro castigliano di 83 cm che serviva anticamente appunto come unità di misura. Ma Zafra è anche sede di una farmacia che, dopo un concorso nazionale, nel 2019 fu riconosciuta come la più bella di Spagna. Si chiama Buso e l'esterno dell'edificio che la ospita è ricoperto di piastrelle dipinte con fantasie floreali, scorci di paesaggio e scene di vita pubblica. La Tierra de Barros è la comarca più fertile e prospera dell'Estremadura. Prende il nome dalle speciali caratteristiche del suo terreno di consistenza argillosa e di colore rosso. Vi si coltivano olive da olio e da tavola, aglio, ma soprattutto la vite. Ancora un lungo rettilineo, un cammino millenario percorso da migranti e pastori, mercanti ed eserciti. E in effetti il cammino di Santiago è anche questo. È la sensazione di entrare in una dimensione fuori dal tempo, fino a perdere nozione di giorni e date, dove sono solo i tuoi passi a scandire le ore e le distanze. These are the days of the endless summer. These are the days, the time is now. There is no past, there's only future. There's only here, there's only now. Emerita Augusta, oggi Merida, fu fondata nell'anno 25 a.C. e diventò la capitale della provincia di Lusitania. Entrando dal suo ponte, lungo quasi 800 metri, incontriamo però inizialmente le rovine della cittadella araba, costruita intorno all'anno 835, utilizzando resti romani e visigoti. All'interno del suo perimetro, più di mezzo chilometro, è possibile ammirare cospicui esempi architettonici dei diversi periodi storici della città.
Questo è il Teatro Romano, una struttura che poteva ospitare 6.000 persone e che fu in uso fino alla seconda metà del IV secolo. L'anfiteatro. Qui si svolgevano spettacoli di combattimento che coinvolgevano uomini e animali. E il Tempio di Diana, uno degli edifici più antichi della colonia romana. Sarebbero ancora molte le attrattive di questa città che meritano di essere visitate e conosciute. Il viaggio però è ancora molto lungo e dobbiamo ripartire. Ci dirigiamo quindi verso il bacino di Proserpina, l'invaso dal quale la città di Merida poteva rifornirsi di acqua mediante l'acquedotto dei Miracoli, che incontriamo di buon mattino. Quest'opera conserva più di 35 pilastri in granito e mattoni che raggiungono un'altezza di 25 metri. Quella che oggi chiamiamo Via della Plata in realtà inizia su queste strade, in corrispondenza cioè con la via romana che collegava Merida con Astorga e la cui costruzione risale alla metà del secondo secolo a.C. Il nome Plata dato a questo cammino rimane abbastanza misterioso. Secondo alcune opinioni va fatto risalire a una parola araba che significa più o meno strada lastricata. Un'altra ipotesi è che potesse invece derivare da via delapidata, ovvero pavimentata, quali erano solitamente le strade romane non urbane. Entriamo nel centro abitato di Al-Hussein, dove si trova una bella chiesa parrocchiale originaria del Cinquecento. Ed entriamo poi nel Parco Naturale Cornalvo, un'area protetta ricca di lecci e querce da sughero. Alcuni dei centri abitati che stiamo attraversando, come Safra, Al-Hussein, Al-Quescar, sono toponimi che denotano un'origine araba. Ad Al-Quescar sorge la Casa della Misericordia, che non è un ostello convenzionale, ma un'istituzione religiosa, sede di una piccola congregazione che si prende cura di persone bisognose di attenzione. Qui i pellegrini dispongono comunque di ampi e confortevoli spazi di accoglienza. È un luogo pacifico, dove poter iniziare a radunare le prime impressioni di questo viaggio così diverso e straniante, trasformandole in immagini che diventano attimi di vita e punti di memoria. Lasciata Al-Quescar, il cammino si inoltra nel nord dell'Estremadura, che corrisponde alla provincia di Cáceres. È un'area piuttosto spopolata, dove i centri abitati si trovano particolarmente distanti, per cui nei prossimi giorni le tappe che ci attendono saranno abbastanza lunghe. Passiamo da Val de Salor, una cittadina di recentissima fondazione, una sorta di città ideale del XX secolo, progettata e realizzata negli anni 60. E arriviamo a Cáceres,
la seconda città dell'Estremadura dopo Badajoz. Cáceres possiede un centro storico straordinariamente unitario e grazie a questo è stata elevata a città patrimonio dell'umanità dal 1986. Anche qui sorgono dunque numerosi punti di interesse monumentale. Prima di proseguire ne ammiriamo alcuni. La Plaza Mayor, un grande spazio pubblico, oggi cuore turistico della città, un tempo sede di botteghe artigiane e di una vivace attività mercantile. L'Arco de la Estrella è la porta più famosa e frequentata che dà accesso al complesso storico. La concattedrale di Santa Maria, che fu edificata nei secoli XV e XVI, un misto di stili romanico, gotico e rinascimentale. E la chiesa di San Francisco Javier, gesuita settecentesca. Se la fama e il prestigio di Monesterio sono legati ai suoi prosciutti, la torta del Casar è il miglior ambasciatore di Casar de Cáceres. È infatti il prodotto che ha reso famosa questa cittadina. Si tratta di un formaggio prodotto con latte crudo di pecora e caglio vegetale, ricavato da una qualità particolare di cardo. A Casar de Cáceres visitiamo il Museo del Formaggio, collocato in una tipica casa casaregna, dove si presenta la storia e il processo di produzione della torta del Casar, legata anche alla vita quotidiana e alla cultura dei pastori e dei transumanti. Costeggiamo ora l'Invaso di Alcántara, un'imponente opera realizzata a partire dagli anni 60. Sfrutta le correnti prodotte dalla confluenza dei fiumi Tago e Alagón e la sua destinazione principale è la produzione di energia elettrica. È il secondo bacino idrico più grande d'Europa. Lasciata la cittadina di Cañaveral, ci si inoltra in un territorio vasto e solitario, dominio di grandi greggi di bestiame e di una natura selvaggia. In un giorno di marcia si arriva quindi a Galisteo, cittadina il cui nucleo storico è arroccato su un colle circondato da mura di epoca araba, ancora parzialmente percorribili. Dagli antichi spalti si gode di un'ampia veduta sul paese e sulla campagna sottostante. Qui siamo a Carcabosso, un paesino dove evidentemente non difetta il buon umore e la passione per il cinema. Nelle vicinanze della sua chiesa parrocchiale si trovano inoltre esposte 2 pietre miliari di epoca imperiale del II secolo. Le pietre miliari sono colonne cilindriche di granito, su cui è inciso, oltre al numero del miglio, il nome dell'imperatore regnante quando le strade furono costruite o modificate. Ci immettiamo ora sulla Cañada Real de la Plata, che coincide con il tracciato della strada romana. Quasi improvviso appare l'arco di Caparra, testimone solenne e insieme custode delle rovine che lo circondano. L'antica Caparra doveva essere un insediamento già esistente prima dell'epoca romana e dopo l'occupazione divenne una città soggetta a tributo a Roma. Integrata nella provincia della Lusitania, la città era un importante centro sulla Via della Plata e a suo tempo vantava un anfiteatro, un foro e le terme. L'arco quadriforme costruito nel I secolo d.C. lungo il Decumano Massimo è diventato il simbolo della Via della Plata, che passa esattamente sotto.
Alcuni chilometri dopo Caparra, il territorio inizia a cambiare. Ci si lascia alle spalle le praterie e i pascoli dell'Estremadura e si sale verso Baños de Montemayor. Da qui parte una ripida salita lungo la quale si trova una fontana in pietra con la scritta Cañada Real Aliste Zamorana o de la Plata, che identifica questo percorso come una storica via di passaggio del bestiame. Si entra quindi in Castilla e León, attraverso la provincia di Salamanca, giungendo a Puerto de Béjar. Qui sorge uno degli ostelli più apprezzabili su questo tratto di strada. Raccolto e informale, è una struttura dall'atmosfera calda e accogliente. Più avanti si raggiunge per la prima volta quota 1000 metri. Si incontrano qui cospicue vestigia romane e medievali, un antico ponte e il percorso stradale originario romano, oltre a molte pietre miliari. Interessante ricostruzione di un'antica via romana si trova a Fuenterroble de Salvatierra, accanto alla chiesa di Santa Maria la Blanca, dove in un piccolo parco tematico viene presentato un tratto di strada con le varie sezioni di cui si componeva la pavimentazione. Si sa che le forme espressive proprie dell'arte contemporanea sono a dir poco divisive, spiazzanti, per moltissimi di noi incomprensibili. Possono divertire, far arrabbiare, meravigliare, scandalizzare o confondere. Come questo spazio creato a Morille, un villaggio a pochi chilometri da Salamanca, chiamato il Cimitero d'Arte, il cui scopo è decisamente singolare: la sepoltura di pezzi ai quali è stato riconosciuto valore artistico direttamente legati al campo dell'arte d'avanguardia. Nonostante sembrasse rispondere ad un'iniziativa così bizzarra, il cimitero è cresciuto fino a superare il numero di 100 tombe. Nelle tombe si trovano opere e oggetti donati da nomi importanti della cultura. Fra gli oggetti sepolti ci sono anche un pianoforte, un'automobile Pontiac Grand Prix e una foto che ritrae l'Ayatollah Khomeini. Si solleva un vento sferzante sulla meseta nel giorno del nostro cammino verso Salamanca. Iniziamo attraversando un bel bosco di lecci e querce. Poi il paesaggio si allarga, così che lo sguardo può spaziare sul grande altipiano castigliano. Una vista ampia e davvero suggestiva. Superata una modesta parete rocciosa, sormontata da una croce metallica, si entra quindi in città. Il ponte sul fiume Tormes dà accesso all'antica Salmantice. Fu costruito nel I secolo d.C. e 15 dei suoi 26 archi sono ancora quelli originali romani. Salamanca è una città che per le sue attrattive merita senz'altro una sosta di un'intera giornata, anche perché è collocata più o meno a metà del viaggio verso Santiago. I suoi principali punti di interesse sono sicuramente rappresentati dal complesso monumentale della Cattedrale Vecchia e della Cattedrale Nuova, che sorgono adiacenti l'una all'altra. Due edifici storici ricchi di tesori d'arte.
questa è la Casa de las Conchas, un edificio civile in stile gotico costruito alla fine del 400. La sua fama deriva principalmente dalle oltre 300 conchiglie che ricoprono le sue pareti esterne. Anche Salamanca vanta la sua specialità gastronomica. Si tratta dell'hornazo, una torta di pane ripiena di salumi e uova sode. Secondo tradizione la sua preparazione sarebbe legata alle festività pasquali, ma in realtà lo si trova ovunque in città e in ogni periodo dell'anno. L'istituzione pubblica più famosa e prestigiosa di Salamanca è senza dubbio l'università, la più antica di Spagna e una delle più antiche d'Europa. Attualmente conta 17 facoltà e più di 25.000 studenti. Le sue varie sedi decentrate in città consistono in edifici storici molto interessanti da visitare. La Plaza Mayor, praticamente uguale alle tante altre che caratterizzano i centri storici delle città spagnole, è uno spazio di gusto barocco che offre una visione suggestiva quando viene illuminata nelle ore serali. Nuove albe e nuovi giorni di cammino. Dopo Salamanca ci immergiamo in un paesaggio di immensi campi destinati a seminativo. E ancora ci attendono tappe lunghe e solitarie attraverso un territorio ondulato ma privo di rilievi particolarmente pronunciati. Procediamo sempre in direzione nord e sempre lungo l'antica strada romana, avvicinandoci a Zamora. In questa provincia è stato collocato un monolite commemorativo in ogni località attraversata dal Cammino di Santiago. Il testo inciso ha lo scopo di sottolineare il carattere spirituale del pellegrinaggio, promuovendo inoltre l'ideale di pace e fratellanza fra i popoli. Un po' dappertutto lungo il cammino si ritrovano comunque immagini murali e messaggi dedicati ai pellegrini. Zamora è l'ultima fra le maggiori città che incontriamo sulla Via della Plata. La parte antica si trova su una grande rupe che domina il fiume Duero. Zamora è la città museo del Romanico. Il centro storico ospita una ventina di chiese che si richiamano a questo stile architettonico. Fra di esse molte conservano quasi integralmente la struttura primitiva. Superata Zamora si attraversa la Tierra del Pan, così nominata perché è destinata alla coltivazione dei cereali. E si giunge a Monta Marta de Tera, conosciuta come il paese delle cicogne che in gran numero abitualmente qui vengono a nidificare. Si transita poi nei pressi di Castro Torafe, un'area oggi disabitata, ma che nel Medioevo fu un insediamento fortificato, posto a controllo strategico sul fiume Esla, essendo un passaggio tra Castiglia e Galizia. E si arriva a Granja de Moreruela, dove si trova il bivio più famoso e importante della Via della Plata. Qui si aprono infatti due alternative. La prima è quella di proseguire lungo la Via della Plata fino ad Astorga e collegarsi con il cammino francese in direzione di Santiago. La seconda opzione è quella di lasciare la Via della Plata, deviare lungo il cammino sanabrese verso la provincia di Orense,
raggiungendo Santiago da sud-est. Sarà quest'ultimo l'itinerario che percorreremo. Il cammino sanabrese prende questo nome dalla comarca di Sanabria, nel nord-ovest della provincia di Zamora, sempre nel territorio della comunità autonoma di Castiglia e León. Nel villaggio di Faramontanos de Tábara, un'iscrizione lapidare che si trova davanti alla chiesa ricorda che la gente coraggiosa di questo paese, mossa da un ideale, lasciò un tempo la sicurezza della vita e dei propri possedimenti nelle montagne per ripopolare queste terre. Circostanza che spiega quindi come il nome Faramontanos, dato a questo luogo, derivi da Fora Montanos, vale a dire fuori dai monti. La cittadina di Tábara rappresenta il più consueto punto di sosta della prima tappa sul cammino sanabrese. Il locale Albergue de Peregrinos è una struttura molto amata e frequentata dai camminatori. José Almeida, l'ospitaliero che vi risiede, ha saputo crearvi un ambiente amichevole, familiare, dove scambiarsi impressioni e notizie e ricevere informazioni e consigli utili sul prosieguo del cammino. Seguir las fechas amarillas, están marcados sin problema, ¿vale? Luego mañana a 13 kilómetros, el camino os da dos opciones. Bercianos, Villanueva Las Peras, luego se juntan. Bercianos, no Vara, no Coffin. Villanueva Las Peras, Vara, ¿vale? Una bella giornata di metà ottobre ci annuncia che siamo ormai entrati nel pieno autunno. La temperatura si fa più fresca, i colori della vegetazione assumono toni più caldi, le giornate si accorciano man mano. Siamo ancora in Castiglia e camminiamo ancora su terreni pressoché pianeggianti, ma sono ormai scomparse le immense distese che abbiamo attraversato nei giorni scorsi. Si transita da Villar de Farfón, un villaggio rurale dall'atmosfera antica e frequentato da personaggi inattesi. Quasi d'obbligo una breve sosta in questo piccolo ostello, rustico e accogliente, perfetto per una pausa. Questa è Rio Negro del Puente, così chiamata perché le alghe che popolano il fondale del fiume che la attraversa scuriscono le acque durante i mesi più caldi. Il fondatore di Caracas, la capitale del Venezuela, è nato qui. Si chiamava Diego de Lozada. Dopo Rio Negro del Puente ci inoltriamo per alcuni chilometri in una steppa acquitrinosa, entrando nella regione di Sanabria. E arriviamo nella cittadina di Mombuey, che ospita una bella chiesa con un antico campanile. È qui che si svolgono le operazioni di accreditamento dei pellegrini alloggiati nel vicino ostello. Fra Mombuey e Puebla de Sanabria si dispiega una delle tappe più interessanti e coinvolgenti del nostro cammino. Il percorso alterna diverse condizioni del terreno, si inoltra in zone boscose, procede per salite e discese, tocca diversi centri abitati. Alcuni di essi abitati per modo di dire, poiché al passaggio appaiono vuoti e solitari,
ma forse proprio per questo ancora più affascinanti nel loro silenzioso, placido abbandono. Puebla de Sanabria è invece una cittadina vivace, situata su un promontorio sopra i fiumi Tera e Castro. È stata dichiarata complesso storico-artistico grazie alla sua architettura tradizionale, alle sue case blasonate, ai palazzi storici, al selciato originale delle sue antiche strade. E anche a Puebla de Sanabria troviamo una certa offerta di prodotti alimentari tipici, in particolare frutta secca e legumi. Passiamo ora da Requejo, dove si conservano ottimi esempi di costruzioni popolari in pietra e legno. Le case sono divise su 2 piani e in passato lo spazio inferiore era riservato al bestiame, mentre al piano superiore abitava la famiglia. La strada poi inizia a salire, raggiungendo quota 1345 con l'Alto de Padornelo, il punto di altezza massima dell'intero nostro viaggio. Vi arriviamo mantenendoci quasi sempre sulla strada nazionale, essendo i sentieri segnalati in gran parte impraticabili per il maltempo. La sosta a Lubián ci conforta anche per l'incontro con un simpatico gruppo di amici, dediti all'allegria e al bel canto. E nel ricordo di queste note immortali partiamo il giorno successivo per Agudinha, passando accanto al santuario della Tuiza, dedicato alla Vergine della Neve, patrona dell'Alta Sanabria. Questo luogo era venerato dai mietitori galiziani che, di ritorno dal lavoro in Castiglia, offrivano le loro falci alla Vergine in segno di ringraziamento. Questo tratto del percorso è molto suggestivo. Il sentiero si snoda tra distese di felci e alberi, fra continui saliscendi. Oggi passiamo dalla provincia di Zamora a quella di Orense, vale a dire in Galizia, entrando così nell'ultima parte del nostro cammino. Restano ancora 210 km circa per arrivare a Santiago, ma per chi ha già compiuto il cammino in altre occasioni, da qui il paesaggio e l'ambiente iniziano a mostrarsi familiari.
I villaggi, le fattorie, i boschi e le colline tutto intorno sono lo scenario conosciuto nel quale ci addentriamo passo dopo passo lungo i nostri sentieri. Fra poco compariranno anche i primi horreos, i caratteristici fienili in legno o pietra, uno dei tratti architettonici distintivi della campagna galiziana, insieme ai cruseiros, opere collocate su sentieri e incroci, oggetto di una secolare devozione popolare e che costituiscono un autentico ponte fra il nostro mondo e l'aldilà. Sono più di 10.000 sparsi in tutta la regione. Agudigna è il primo comune di una certa rilevanza che si incontra entrando in Galizia. Nella piazza principale del paese troviamo un altro bivio importante che propone di scegliere se proseguire per Lasa o Verin. Noi, come la maggior parte dei pellegrini, scegliamo di dirigerci verso Lasa. Anche qui si attraversa una regione pressoché spopolata, con alcuni villaggi minuscoli e silenziosi. Il percorso si mantiene molto vario e panoramico, offrendo ampie vedute sulle valli sottostanti. Superata la località di Avenda da Teresa, si inizia a vedere lo spettacolare bacino di As Portas, costruito nel 1974 nella gola formata dal fiume Camba. Scendiamo a Campo Becerros, un paesino immerso nel verde, dove una singolare guida turistica ci accompagna per le stradine del villaggio, alla scoperta del suo piccolo mondo, fatto di angoli nascosti, rustiche abitazioni e di ruscelli che vi scorrono accanto. Incontriamo qui anche l'immagine di questo curioso personaggio, il Pelicheiro, una maschera caratteristica della cittadina di Lasa e del suo circondario. È una figura di antichissime origini, sicuramente precristiane, forse celtiche, protagonista nelle celebrazioni del Carnevale, che da queste parti è molto sentito e partecipato. Dopo una salita lunga e impegnativa, si raggiunge Albergheria, dove sorge un altro fra gli ostelli iconici del cammino sanabrese. È il Rincón del Peregrino, semplice, rustico e fittamente ricoperto in ogni suo angolo con migliaia di capesante, firmate dai pellegrini che negli anni qui si sono fermati. Gli antichi granai ancora oggi campeggiano nel centro dei villaggi che attraversiamo, ma ormai vengono utilizzati solo come deposito o come semplice elemento decorativo legato alle tradizioni locali. E da quando siamo entrati nella provincia di Orense troviamo inoltre queste pietre del pellegrino, realizzate dallo scultore Nicanor Carballo, singolari e simpatiche, oltre che utili a segnalare la giusta direzione. E questa è la chiesa collegiata di Santa Maria la Real,
che domina il centro di Junqueira de Ambia, un imponente edificio che in origine era parte di un monastero. Nel XVI secolo il complesso fu ampliato con la costruzione di un chiostro tardogotico. Possiamo visitarne l'interno, un'opportunità non del tutto scontata, visto che un po' dovunque lungo il cammino gli edifici religiosi sono molto spesso chiusi e quindi non è possibile purtroppo ammirarne le opere che vi sono custodite. Altri elementi caratteristici che si incontrano sulle strade galiziane sono gli abbeveratoi, le fontane e gli antichi lavatoi pubblici. Oltre ad assolvere a finalità di ordine pratico come il rifornimento idrico e il lavaggio dei panni, tali strutture costituivano un importante luogo di socializzazione per le comunità rurali, in particolare per le donne, che qui trovavano modo di condividere la loro quotidianità, creando forti legami di cooperazione e discussione. Il Cammino di Santiago non propone sempre solo panorami idilliaci e ambienti di grande bellezza naturalistica. Capita anche di attraversare paesaggi umani ben poco attraenti, come questa grande area industriale e commerciale alle porte di Orense, dove dopo tanti giorni di tranquillo e silenzioso cammino un po' ci sentiamo assaliti dai frastuoni e dal traffico della periferia urbana. Ma poco prima di entrare in città, godiamo di un ultimo assaggio di ruralità transitando da Seixalbo, un borgo di origine medievale riconosciuto di interesse etnografico poiché conserva nella sua disposizione originale buoni esempi di architettura contadina tradizionale. Case in pietra, portici e gallerie, stradine ed edifici storici. L'interminabile viale che conduce verso il centro di Orense ci porta dritti in Praça das Burgas. Nel giardino inferiore troviamo la Burga de Abajo, una fontana in stile neoclassico di metà Ottocento, dalla quale sgorga acqua ad una temperatura di 65 gradi. È solo una delle varie fonti curative presenti in città, note fin dal tempo dei Romani. Crocevia di strade diverse, la città vecchia di Orense conserva alcuni dei suoi più importanti monumenti, tra cui spicca la cattedrale dedicata a San Martino, costruita a partire dal XII secolo. Questo edificio è noto e merita una menzione speciale per il suo portico del Paradiso, il cui interno ricorda chiaramente quello della gloria della cattedrale di Santiago de Compostela. Le colonne, i capitelli e gli archivolti sono un susseguirsi di figure policrome di grande effetto, anche per la luminosità dell'ambiente nel quale sono collocate. E anche Orense può vantare la presenza di un ponte romano, che nel corso del tempo è stato tuttavia molto rimaneggiato. La sua costruzione originaria risale comunque all'epoca di Augusto, I secolo d.C. Essendo una città piacevole, vivace e non priva di attrattive, Orense può considerarsi a sua volta un buon punto di sosta prima dell'ultimo tratto del cammino.
così come un buon punto di partenza, distando poco più di 100 km da Santiago, per chi volesse intraprendere un cammino più breve. Partiamo per Sea, seguendo la variante che passa da Tamayancos, leggermente più lunga dell'altro percorso proposto, ma che si sviluppa su strade più tranquille e panoramiche. Sea è il paese del pane buono. La cittadina conta ben 20 forni per il pane, un prodotto integrale composto da un impasto di farina di grano tenero, acqua, sale e lievito madre, proveniente da una preparazione precedente. Gli ingredienti sono noti, ma il segreto della loro composizione passa di generazione in generazione, così che il colore, il sapore e la consistenza del pane di Sea hanno qualità del tutto proprie. In tutte le principali località di sosta della Galizia, gli ostelli municipali per pellegrini sono generalmente confortevoli, moderni e ben tenuti, spesso ricavati, proprio come quello di Sea, in edifici ristrutturati, che conservano in qualche misura una certa atmosfera tradizionale. Placidi ruscelli gonfi d'acqua, che prendono vita improvvisamente in brevi, rumorose cascatelle. Antiche case abbandonate e chiese che sembrano arroccate nel cuore di cittadelle medievali. Nel giardino di un'abitazione anche una curiosa rappresentazione scenica, forse carica di arcani significati o forse solo frutto di un'idea estrosa. La campagna galiziana ci viene incontro con tante deliziose sorprese, solcata da questo dolce sentiero in saliscendi che percorriamo nella più totale tranquillità, immersi in un paesaggio accogliente e benigno. Un lungo nastro pavimentato di foglie che si dipana fra noi e la nostra meta, ora sempre più vicina. Bellissimo il ponte in pietra sul fiume Desa, parzialmente ricostruito nel XVII secolo, ma risalente all'anno 912. Ancora quieti villaggi, titolari degli ultimi di un'infinità di nomi che abbiamo imparato, storpiato e poi scordato in questi quasi 40 giorni di marcia. Siamo davvero in vista dell'arrivo e man mano che Santiago si avvicina, inizia anche ad affiorare una varietà di stati d'animo. Certo, sollievo e soddisfazione per l'esito in principio non del tutto scontato di un'esperienza così impegnativa, ma anche una sottile malinconia, quasi che la conclusione di questo viaggio decretasse l'esaurimento, il definitivo tramonto di un progetto a lungo accarezzato e sognato. E così anche il pensiero di tanti eventi, episodi e situazioni accaduti in questo breve scorcio di vita assumono già da ora altri contorni, nuovi significati. Come ad esempio il ricordo di quelle faticose partenze di buon mattino, quando fuori è buio e magari un po' freddo, che appaiono ora sotto una luce diversa, perché la memoria ci riporta adesso allo scenario di un sole che sorge, incendiando l'orizzonte di splendidi colori, della natura che si risveglia, di tutto un mondo di animali stupefatti e curiosi che guardandoti passare ti divertono e ti commuovono. È la terza volta che entriamo a Santiago e sempre da una direzione diversa.
quasi a sottintendere l'esclusività, l'unicità di questa esperienza di viaggio, che però finisce per riproporre ogni volta le medesime immagini e le medesime impressioni. Ci ritroviamo così come parte della solita folla di pellegrini, camminatori o ciclisti, tutti attori e protagonisti sempre diversi di un copione sempre identico, in scena sul grande palco di Plaza do Obradoiro. Una gioiosa rappresentazione, la cui trama è intessuta di allegria, orgoglio, commozione, ma anche, per moltissimi, di sollievo interiore per aver portato a compimento un atto devozionale perché, bisogna ricordarlo, il Cammino di Santiago trae il suo senso originario come percorso di fede e di elevazione spirituale. Ne fa testo il Museo dei Pellegrinaggi, allestito a pochi passi dalla cattedrale. Una raccolta molto interessante che merita una visita. È composto da diverse sezioni dove, attraverso modelli, immagini, sculture e documenti, è possibile conoscere l'origine del culto giacobeo, l'inizio e lo sviluppo del fenomeno dei pellegrinaggi e l'influenza degli stessi sul mondo dell'arte e dei mestieri in città. Quando si lascia Santiago, con la città si lasciano anche coloro che hanno condiviso con noi non solo tanta parte di un lungo viaggio, ma soprattutto una porzione importante della nostra vita. Persone che andranno ad occupare un posto privilegiato nella nostra memoria. E forse è proprio questo l'insegnamento più alto del cammino, quello di imparare a riconoscere se stessi negli altri, nel rendersi consapevoli che tutti godiamo delle stesse gioie, soffriamo delle stesse pene, nutriamo le stesse speranze. E che per questo dovremmo quindi camminare nella stessa direzione. Forse resta un'illusione, ma non qui, non su questa piazza. Non rimane che salutare ancora una volta queste strade, queste case, queste pietre. Sarà il tempo a dire se sarà un arrivederci o un addio. Comunque, per ora e come sempre, buon cammino a tutti!